principale impiego del tamburello è quello di accompagnare la danza probabilmente più famosa al mondo, la tarantella, che in alcune zone può assumere un nome diverso, come ad esempio saltarello, usato per lo più nel centro Italia, o ballarella nel Beneventano, pizzica nel Salento. C'è da dire però che negli ultimi anni questo strumento ha avuto un notevole sviluppo nei contesti musicali più disparati, dalla musica classica al jazz, dalla musica leggera alla world music internazionale. Questo grazie a molti artisti e compositori che si sono avvalsi del tamburello per le loro composizioni, ma soprattutto grazie ad alcuni esecutori che da questo strumento hanno saputo trarre nuove soluzioni ritmiche e sonore. Tra questi è doveroso citarne almeno due, Alfio Antico e Arnaldo Vacca. Accompagnare la tarantella è un'arte che da secoli si tramanda oralmente. Questa danza, dal punto di vista coreutico ed antropologico, è come la tamburiata una danza di possessione. Può essere individuale, di coppia o processionale ed è presente in molte ricorrenze civili e religiose dell'Italia centro-meridionale. Inoltre è legata ad un fenomeno terapeutico molto complesso, il tarantismo, che consiste in pratiche dove il suono, il colore e il movimento servivano come cura per il tarantato. Queste pratiche sono ormai estinte, ma la funzionalità musicale della tarantella è rimasta intatta e brevemente la possiamo riassumere con questa frase di Antonio Infantino. Percorso coreutico musicale che guida un individuo da uno stato di oscurità abissale fino alla luce del sole e al cielo stellato. Trance. Gli strumenti musicali utilizzati dipendono dallo stile di tarantella. In generale, quelli più adoperati tradizionalmente sono la zampogna, la chitarra battente, l'organetto, vari flauti di canna, il violino, le castagnette, la fisarmonica, la ciaramella, ma anche altri strumenti a percussione come grancassa, piatti, rullante, tamburi a frizione. La voce si poggia nella gran parte dei casi con versi endecasillabi che possono essere sciolti oppure raggruppati a 2, a 3 o a 4 per volta. Nel corso dei secoli, però, la tarantella è stata interpretata da grandi compositori, come ad esempio Rossini, che l'hanno adattata a molte tipologie di ensemble, compresa l'orchestra sinfonica. Recentemente, altresì, la possiamo ascoltare reinventata con strumenti moderni, compresi quelli elettronici, oppure mescolando tradizionali e moderni. In sostanza, i principi formali della tarantella si possono adattare a qualsiasi tipo di formazione musicale.